Tutti noi abbiamo in mente un'immagine ben precisa. Una regina avvolta in sete pesanti, coperta di perle, con un viso pallido, immobile e perfetto, incorniciato da capelli rosso fuoco. È l'icona incrollabile di Elisabetta I d'Inghilterra, la regina vergine. Un mito scolpito nel tempo. Ma la storia che ci viene raccontata nei libri è, molto spesso, solo la superficie di una tela ben dipinta. Cosa succede se proviamo a grattare via il colore? Se andiamo oltre l'oro, la porpora e la leggenda? Oggi vi portiamo dove la luce del sole non arrivava quasi mai, in un mondo di segreti sussurrati, di paure inconfessabili e di una bellezza letteralmente mortale. Mettetevi comodi e chiudete gli occhi. Stiamo per varcare la soglia del tempo. Immaginiamo per un momento di varcare una porta pesante, in legno di quercia. Entriamo nelle stanze private del palazzo di Whitehall. Siamo nel cuore del XVI secolo. È un'atmosfera estremamente soffusa, densa, quasi opprimente se ci pensiamo bene. Assolutamente. C'è solo il tremolio incerto di qualche candela a tagliare l'oscurità, un buio che illumina a sprazzi il fruscio di sete pesanti e, ecco, il bagliore freddo di innumerevoli perle. Un santuario inaccessibile, un luogo chiuso dove si costruiva letteralmente l'illusione di una divinità terrena. Benvenuti a questa nostra nuova immersione profonda tra i documenti e i segreti della storia. Io sono qui per guidarvi tra i registri di corte, i diari degli ambasciatori e i referti medici dell'epoca. E io sono qui per tessere i fili di questa atmosfera, per esplorare l'estetica, lo sfarzo e le ombre di queste stanze. La nostra missione di oggi, la missione di questo viaggio nei documenti, è penetrare ben oltre quello strato abbagliante di pittura, velluto e oro. Esatto. Vogliamo scoprire il segreto, il dolore profondissimo, psicologico e fisico che si nascondeva dietro l'immagine pubblica di Elisabetta I d'Inghilterra. Quella che tutti conoscono come la leggendaria maschera di giovinezza. È un'esplorazione affascinante, ma, a tratti davvero macabra. Leggendo le fonti emerge che l'immagine di Elisabetta non era una questione di vanità, era una rigidissima armatura politica. Un'armatura, certo, e il contrasto tra la monarca immortale che il mondo doveva venerare e la donna mortale e sofferente che c'era dietro è uno dei capitoli più oscuri di sempre. Ok, analizziamo la cosa partendo dall'inizio, dalle prime luci dell'alba. Dal risveglio della regina. Sì, il suo processo quotidiano di vestizione non era, un semplice prepararsi. Era un rituale sacro. Richiedeva fino a 2 ore di tempo in un silenzio quasi religioso. 2 ore? E i documenti ci parlano di un guardaroba di proporzioni del tutto fuori dal comune. Immense. Un ambasciatore veneziano, forse esagerando un po', parlò di 6.000 abiti, ma l'inventorio ufficiale alla sua morte ne registrò comunque quasi 2.000. Immaginiamo la regina al centro della stanza, circondata dalle sue dame. L'estetica della regina vergine si costruiva a strati. Strati letteralmente asfissianti. Verissimo. Si partiva dalle vesti intime di lino per passare a corpetti rigidissimi, allacciati in modo da togliere il fiato. E poi le gonne, sostenute dal verdugale, questa gabbia di legno o osso di balena che creava una distanza fisica tra lei e il resto del mondo. L'aspetto storicamente affascinante qui è la cruda realtà fisica dietro questo sfarzo inimmaginabile. Quegli abiti non erano moda, come dicevi tu, erano una gabbia, un'armatura difensiva. Che costringeva a una postura innaturale, dolorosissima. Esatto. I visitatori stranieri descrivevano la regina con un portamento divino, maestoso, ma scambiavano per regalità quella che era una feroce costrizione meccanica. Non poteva fisicamente curvarsi. C'è un motivo profondo per questa tortura quotidiana. Se colleghiamo questo al quadro generale dell'epoca, tutto assume un senso. Il XVI secolo era dominato dagli uomini. Le donne erano considerate biologicamente e socialmente inferiori. Quindi, per regnare su un consiglio di uomini ambiziosi, il suo corpo naturale, il suo corpo femminile, doveva scomparire, essere cancellato, sostituito da una statua vivente, impermeabile a qualsiasi debolezza. Ed è qui che il dettaglio si fa davvero interessante. Per capire questa costruzione ossessiva, abbassiamo la voce e avviciniamoci ai suoi ritratti ufficiali. I grandi strumenti della propaganda Tudor.
Soprattutto il ritratto dell'arcobaleno, dipinto da Isaac Oliver intorno all'anno 1600. Chiunque osservi quel quadro oggi rimane a bocca aperta per l'audacia di questa bugia visiva. Una bugia di Stato, sì. Elisabetta, all'epoca, aveva quasi 70 anni e sulla tela vediamo una creatura di bellezza ultraterrena che non dimostra più di 25 anni. Pelle diafana, liscia, capelli irramati sciolti, simbolo di verginità. E tiene in mano un arcobaleno. Con il motto latino nessun arcobaleno senza il sole. Lei è il sole che porta la pace. Ma sul suo mantello color zafferano c'è qualcosa di molto inquietante. Decine di occhi e orecchie ricamati sul tessuto. È un dettaglio geniale e minaccioso. Rappresentano la sua onnipresente rete di spie. È un avvertimento sussurrato a chi osserva il quadro. La regina vede ogni cosa, sente ogni cospirazione. Ma la perfezione irreale di quel viso fanciullesco solleva una questione. Una questione vitale. Intorno al 1594 il governo emanò direttive senza precedenti. I ritratti realistici che iniziavano a circolare, che la mostravano anziana, stavano causando una strisciante ansia nella popolazione. Perché non aveva eredi? Esattamente. L'incertezza sulla successione e la minaccia spagnola creavano panico. Mostrare debolezza fisica era un rischio politico enorme. Quindi ordinarono la distruzione dei ritratti non autorizzati. Letteralmente rintracciati e distrutti. È incredibile. Per imporre un modello ufficiale e immutabile. La cosiddetta maschera di giovinezza. Nascondere il decadimento della donna mortale era vitale per non mostrare il fianco ai nemici. Questo volto bianco porcellana, queste labbra rosso sangue, sono diventati l'ideale di bellezza dell'aristocrazia. Una pelle così pallida indicava enorme ricchezza e assenza di lavoro al sole. Sembra quasi una fiaba di inarrivabile perfezione. Una fiaba, sì. Ma dobbiamo contrastare bruscamente questa visione estetica con i dettagli medici dell'epoca. Quei cosmetici estremi non erano un vezzo, erano nati da una tragedia. Il vaiolo. Nel 1562, nel palazzo di Hampton Court, Elisabetta rischiò di morire per una forma violenta di vaiolo. Sopravvisse, ma il suo viso rimase profondamente segnato dalle cicatrici. E il terrore di perdere quel fascino perfetto la spinse verso soluzioni disperate? Iniziò a usare massicciamente la cerussa veneziana. I documenti storici ci gelano il sangue quando descrivono questa sostanza. Era una pasta tossica creata con sottili fogli di piombo e aceto forte. Sepolti nel letame per accelerare la reazione chimica, vero? Proprio così. Si formava questo carbonato di piombo, una pasta bianca e opaca, perfetta per riempire i buchi del vaiolo e dare quell'effetto porcellana. Ma gli effetti sul corpo? Devastanti. Il piombo erodeva e seccava la pelle, creando nuove lesioni. Che costringevano la regina a usare strati sempre più spessi di veleno, un circolo vizioso infernale. Quindi cosa significa tutto questo in realtà? Che la ricerca estenuante della divinità visiva era un lentissimo avvelenamento quotidiano. Una condanna a morte a piccole dosi. Le fonti dell'epoca registrano perdite di capelli gravissime. Ecco perché le parrucche rosse. E so che anche quelle nascondevano un segreto oscuro. Venivano tinte con composti a base di mercurio. Incredibile! Era letteralmente ricoperta di tossine. E i danni neurologici del piombo li conosciamo bene. Confusione, spasmi, irritabilità, paranoia. Sintomi che i cortigiani iniziarono a notare. Ma non è tutto. Per le labbra scarlatte si usava il cinabro. Solfuro di mercurio, assorbito direttamente dalle mucose. E i denti? Anche quelli subirono questo decadimento. I denti marcirono fino a diventare neri, per colpa di una dipendenza dallo zucchero di canna, che era uno status symbol costosissimo. Abbiamo la testimonianza vivida dell'ambasciatore francese, de Maisy. Quella del 1597, giusto? Sì. Scrisse nei suoi diari segreti che i denti della regina erano gialli, irregolari e mancanti. Scrisse che si faceva fatica a capirla quando parlava velocemente. Che immagine cruda! E questo trucco velenoso, spesso fino a 1 centimetro, veniva tenuto sul viso per una settimana intera. Per poi essere raschiato via con miscele corrosive a base di gusci d'uovo, allume e, incredibilmente, altro mercurio. È straziante. Si avvelenava per restare immortale. Ma, sai, chiudendo gli occhi nel buio di queste stanze, l'atmosfera si fa ancora più malinconica. Perché dietro all'armatura e il piombo c'era solo una donna costretta a una profonda solitudine. Una gabbia dorata.
I documenti ci portano subito verso Robert Dudley, l'amico d'infanzia, l'unico vero compagno della sua vita. Pensa alle feste di Kenilworth nel 1575. 19 giorni di sfarzo assoluto, orchestrati da lui. Un tentativo immenso e disperato di corteggiamento pubblico per convincerla a sposarlo. Attori travestiti da dei dell'Olimpo, fuochi d'artificio, finte battaglie, tutto per implorarla di cedere all'amore. Questo solleva una domanda importante. Perché Elisabetta rifiutò sempre il matrimonio? Non solo Dudley, ma tutti i sovrani stranieri. Non era solo spirito di indipendenza, c'era una questione legale profondissima. Esatto, la dottrina legale della femme covert. In quell'epoca l'identità legale della donna veniva assorbita da quella del marito. Se si fosse sposata, persino con un suo suddito, sarebbe diventata politicamente subordinata a lui. Avrebbe ceduto la sua autorità sovrana. E poi, nel caso di Dudley, c'era l'ombra oscura dello scandalo. La sua prima moglie, Amy Robsart, era morta cadendo misteriosamente da una scala nel 1560. Con la servitù opportunamente mandata via. Tutti sospettavano l'omicidio. Legarsi a un uomo con un tale sospetto avrebbe scatenato una ribellione in Inghilterra. Quindi la facciata della Regina Vergine è stato un colpo di genio politico. L'ha resa intoccabile, superiore alle fazioni di corte. Si è fatta sposa dell'Inghilterra. Ma l'ha condannata a livello umano. Non poteva mai mostrare cedimenti o bisogni affettivi. I suoi consiglieri divennero i guardiani silenziosi di questa vulnerabilità. E questo purtroppo ci porta al contrasto finale. All'inizio dell'anno 1603, nel palazzo di Richmond. Fa molto freddo. È un inverno rigido e l'illusione sta crollando. La regina è un'ombra. Immaginiamo questi enormi forzieri pieni di rubini e diamanti che giacciono sul pavimento, inutilizzati. I testimoni dicono che rifiutava categoricamente di guardarsi negli specchi, urlando. Terrorizzata da ciò che il tempo, il vaiolo e il piombo avevano fatto al suo riflesso. I resoconti dell'ambasciatore francese de Beaumont e di John Chamberlain sono desolanti. Parlano di una malinconia nerissima. Un'insonnia cronica, devastante. Diagnosticheremmo una grave depressione oggi. Rifiutava cibo e medicine. L'immagine più cruda è lei seduta su una pila di cuscini sul pavimento per giorni interi. Con gli occhi sbarrati, rifiutandosi di andare a letto per il terrore di non avere più la forza di rialzarsi. Si teneva un dito in bocca per alleviare il dolore bruciante alle gengive infiammate, mentre il suo corpo si spegneva per la malnutrizione e, molto probabilmente, per una setticemia o per l'avvelenamento sistemico da piombo. Fino alla morte, il 24 marzo 1603. Ed è qui, nel momento della fine, che la farsa del potere tocca il suo apice più inquietante. La celebrazione del funerale. Mentre il corpo straziato della vera Elisabetta rimaneva chiuso e invisibile, l'immagine di Stato doveva continuare a vivere. Fu creata un'effigie in cera a grandezza naturale. Magistrale. Perfetta, giovane, incoronata e vestita di velluto scuro e perle, e fu portata in processione per le strade di Londra. La folla venerava questa bambola pallida, immortale, inalterabile, l'esatta incarnazione della maschera di giovinezza. Mentre la carne vera, intossicata dal potere, giaceva chiusa in una pesante bara di piombo. È straziante. Tirando le fila di questo nostro viaggio sussurrato nei documenti di corte, da una parte vediamo la dea intoccabile dei ritratti, dall'altra una donna sola, insonne, avvelenata dalla sua stessa immagine pubblica. Un'immagine che l'ha protetta dal mondo patriarcale, ma che l'ha letteralmente divorata viva. E questa tragica dicotomia, se ci pensiamo bene, ci tocca molto da vicino. Unisce il XVI secolo alla nostra esperienza umana universale. Anche se oggi non usiamo più il piombo e l'aceto per sbiancarci il viso, vero? Certo che no, ma chiunque viva nella società contemporanea sa cosa significhi indossare una maschera. Chi ci ascolta può riflettere su quelle armature invisibili che ci stringiamo addosso ogni mattina. Per difendere il nostro ruolo sul lavoro, nelle relazioni. Esatto. Scudi per nascondere le vulnerabilità e rispondere alle incessanti aspettative sociali. Facciamo esattamente la stessa cosa che fece Elisabetta Tudor. Sacrifichiamo la nostra natura fragile sull'altare di ciò che dobbiamo rappresentare per gli altri. È vero.
È un pensiero che, nel silenzio di queste ombre storiche, fa venire in mente un'ultima riflessione. Noi oggi guardiamo inorriditi una regina che si avvelenava con il mercurio per mantenere una facciata incrollabile. Mhm. Ma pensiamo alle nostre identità digitali curate in modo maniacale, ai filtri perfetti sui nostri schermi, alle vite modificate ad arte che proiettiamo online. Viene da chiedersi, tra 400 anni, quando gli storici del futuro faranno un'immersione profonda nei nostri server, quali tossiche maschere di giovinezza della nostra epoca scopriranno e quale immensa solitudine troveranno nascosta dietro la nostra ostentazione digitale. E mentre le candele si spengono nei corridoi di Warhol, lasciamo che questa domanda risuoni nell'oscurità. Le candele del palazzo di Whitehall si sono spente. Il fumo asfissiante si è diradato e le pesanti porte di quercia si sono chiuse alle nostre spalle. Di quella corte sfarzosa, di quella divinità intoccabile, oggi non restano che echi intrappolati in vecchie lettere e referti medici impolverati. Elisabetta Tudor ha governato un impero, ha sconfitto l'invincibile armata spagnola, ha tenuto in scacco sovrani e papi, plasmando un'intera epoca. Ma per farlo ha dovuto sacrificare Elisabetta la donna sull'altare di Elisabetta la regina. La sua maschera di giovinezza non è mai stata un banale capriccio di vanità. È stata un'armatura per la sopravvivenza in un mondo spietato, dominato da uomini pronti a sbranarla al primo, minuscolo segno di cedimento. Eppure, quell'armatura, forgiata nel piombo, nel mercurio e in una feroce solitudine, è diventata la sua prigione e, alla fine, il suo carnefice. È morta di solitudine, pur essendo circondata da migliaia di persone. Una folla che piangeva una bambola di cera perfetta, ignorando la donna distrutta che giaceva nel buio di una bara. Oggi, a distanza di 400 anni, non mescoliamo più l'aceto con il piombo bianco. Non ci avveleniamo le labbra con il cinabro per sembrare divinità immortali. Eppure, ascoltando questa storia, è impossibile non sentire un brivido freddo correre lungo la schiena. Come ci chiedevamo poco fa, quanto siamo davvero lontani da quei corridoi oscuri. Forse le nostre gabbie hanno solo cambiato consistenza. Non sono più fatte di ossa di balena e polveri chimiche, ma di pixel, di filtri chirurgici applicati ai nostri schermi, di vite accuratamente editate, tagliate e lucidate per i nostri palcoscenici digitali. Oggi ci intossichiamo con un veleno diverso, l'ossessione per una perfezione irraggiungibile, il bisogno costante di approvazione virtuale e il terrore assoluto di mostrare le nostre crepe, le nostre rughe, le nostre fragilità umane. Continuiamo a dipingere la nostra personale maschera di giovinezza, strato dopo strato. Sorridiamo dietro i nostri schermi lucidi, sperando, in fondo al cuore, che nessuno si avvicini mai abbastanza da grattare via il colore, per vedere chi c'è, davvero, là sotto. Grazie per aver viaggiato con noi nel buio della storia. Custodite con cura le vostre vulnerabilità. Sono l'unica cosa che vi rende reali. Alla prossima.